tutti e bentornati su Lernamo. Le lezioni di italiano con i miei studenti mi hanno fatto notare che se c'è qualcosa che crea confusione a chi impara l'italiano, anche agli studenti più avanzati, però a volte anche a qualche italiano, è il cosiddetto sì impersonale, soprattutto perché ha delle regole di formazione un po' particolari e apparentemente senza senso. E già, forse al presente potrebbe sembrare facile, ma al passato si dice si è andato, o si è andati, o si sono andati. O ancora, cosa succede se c'è un altro pronome? Si dirà si lo fa, oppure se lo fa, o ancora lo si fa? In questo video cercherò di spiegare in maniera chiara ed esaustiva tutto, ma proprio tutto quello che c'è da sapere sul cosiddetto sì impersonale. Allora, iniziamo subito col dire che il sì impersonale è usato per parlare in maniera distaccata di eventi o situazioni che non riguardano qualcuno in maniera particolare, ma riguardano piuttosto un soggetto indefinito, generale, non specifico. Viene spesso utilizzato per parlare di cose che riguardano tutte le persone ed è impiegato tanto nel linguaggio parlato quanto in quello scritto, sebbene prevalga in quest'ultimo. Dunque, a differenza del sì riflessivo, che si riferisce a una persona o un gruppo di persone specifiche, il sì impersonale sostituisce la gente, le persone, tutti e si usa sempre e solo alla terza persona, singolare o plurale, con l'ausiliare essere. Vediamo ora nel dettaglio tutti i casi in cui possiamo usare il sì impersonale e come farlo. Con tempi semplici, cioè composti da un solo verbo, come presente, imperfetto, futuro, se il verbo è transitivo e regge un oggetto diretto, deve essere coniugato alla terza persona singolare se l'oggetto che regge è singolare o alla terza persona plurale se l'oggetto che regge è plurale. Ma facciamo un po' di chiarezza con gli esempi. Alla festa si berrà birra e si mangeranno panini. Come potete notare, in questo esempio il tempo è futuro indicativo, quindi un tempo semplice, cioè composto da un solo verbo. I verbi utilizzati, invece, cioè bere e mangiare, sono transitivi ed entrambi reggono, nella frase considerata, un oggetto diretto. L'oggetto di bere è birra, che è singolare. Pertanto abbiamo usato la terza persona singolare, si berrà, mentre l'oggetto di mangiare è panini, che è plurale. Pertanto abbiamo usato la terza persona plurale, si mangeranno. Vediamo un altro esempio con lo stesso principio. In vacanza si prende il sole e si leggono molti libri. Attenzione però! Alcuni libri di grammatica chiamano questo primo caso sì passivante perché l'oggetto diretto del verbo non è altro che il soggetto di una frase passiva. Ecco un esempio per chiarire meglio. Qui si studia l'italiano. Qui l'italiano è studiato da qualcuno, da persone in generale non specificate. Con tempi semplici, se il verbo è intransitivo, cioè non regge un oggetto diretto, oppure è transitivo ma non regge nessun oggetto in quella determinata frase, il verbo del sì impersonale è sempre alla terza persona singolare. Per esempio, in questo ristorante si mangia molto bene. Come potete vedere, in questo esempio il verbo utilizzato è lo stesso di prima, mangiare, che è transitivo, ma dal momento che non ha un oggetto in questa frase
si coniuga sempre alla terza persona singolare. Ma vediamo anche un esempio con un verbo intransitivo. D'estate si va al mare. Facile, no? Andiamo avanti. Con tempi semplici di verbi riflessivi che già hanno un si, pronome riflessivo, alla terza persona singolare, non c'è una ripetizione sì, bensì si deve usare la combinazione ci-si. In questo caso il verbo è sempre singolare, anche se seguito da un oggetto plurale. Per esempio, in vacanza ci si alza sempre tardi. Prima di mangiare ci si lava le mani. Con tempi composti, cioè formati da due verbi, come passato prossimo, trapassato prossimo, futuro anteriore, le cose si complicano un pochino, soprattutto con la concordanza del participio passato. Ma cerchiamo di fare subito chiarezza. Se il sì impersonale precede un verbo che ha generalmente come ausiliare il verbo essere, come un verbo di movimento o di stato, un verbo riflessivo o passivo, allora il participio passato finisce con i o e se si parla di sole donne. Per esempio, si può mangiare solo se prima ci si è lavati le mani. Se si è state lasciate, bisogna andare dal parrucchiere e farsi belle. Quest'estate si è andati in Portogallo. Se il sì impersonale precede un verbo intransitivo che ha generalmente come ausiliare il verbo avere, come ridere o camminare, o un verbo transitivo ma senza oggetto, allora il participio passato termina sempre con o. Per esempio, era un film triste e non si è riso per niente. Alla festa del direttore si è mangiato veramente bene. Se il sì impersonale precede un verbo transitivo seguito da un oggetto diretto, allora il participio passato va concordato con l'oggetto. Quindi può finire in o, a, i, e. In questo caso, se l'oggetto è plurale, anche il verbo essere sarà plurale. Per esempio, non so lì, ma qui non si è vista nemmeno una persona. Il colpevole non è stato catturato perché non si sono analizzate bene tutte le prove. Purtroppo per questa patologia non si sono ancora fatti dei progressi. Se il sì impersonale precede un verbo copulativo, cioè uno di quei verbi che non ha senso da solo, ma che crea un legame tra il soggetto e un nome o un aggettivo, come essere, sembrare, diventare, nominare, allora il participio passato termina con i o e se si parla di sole donne. Per esempio, una volta che si è diventati ricchi, la vita diventa più facile. Se si è state amiche, si è andate almeno una volta a pranzo fuori insieme. Infine, dobbiamo vedere il caso in cui si usa il sì impersonale con un altro pronome riferito allo stesso verbo. Cosa succede in questo caso? Ebbene, l'altro pronome va prima del sì, secondo l'ordine pronome più sì più verbo. Per esempio, quando si fa la cena, la si fa quando tutti sono tornati a casa. Si è andati in vacanza a Parigi l'anno scorso e ci si è andati per celebrare un anniversario di matrimonio. Non si dovrebbero avere dubbi sulle torte, le si è fatte bene. Non mi si deve prendere in giro, né ora né mai, o ci saranno conseguenze. Com'è andata? Ho cercato di essere il più chiara possibile, però se ci sono ancora dei dubbi o delle domande, fatemele pure nei commenti. Ma non vi spaventate, è solo una questione di pratica e i miei studenti lo possono confermare. Infatti, una volta che si comincia a usare il sì impersonale, non lo si dimentica più.
Se invece adesso, dopo tutto questo stress e tutte queste informazioni, volete rilassarvi un pochino, potete farlo con un programma italiano. Quindi prima andate a guardare il nostro video dedicato proprio ai 10 programmi televisivi italiani che dovete assolutamente guardare, soprattutto in questi giorni in cui passiamo molto più tempo a casa. Come sempre trovate il link qui in alto sulla card o nella descrizione. Ah, e se ancora non lo avete fatto, non dimenticate di seguire l'Ernamo anche sui social, su Instagram, su Facebook e su Twitter. Io vi aspetto nel prossimo video. Ciao!